Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos HF, livrea all'Italia, la regina dei rally, edizione Centauria, uscita numero 83 delle 110 necessarie al completamento di questo splendido, meraviglioso modellino. Ve lo dico davvero, solo chi lo sta facendo si rende conto di quanto veramente sia fatto bene questo modello. Vincitrice del Rally di Monte Carlo nel 1976 con il pilota Sandro Munari, soprannominato il Drago, e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno. Un solo pezzo, ma molto importante, il parabrezza con una serie di viti UM, ne abbiamo 3 all'interno, una è data in più, da avvitare nel metallo, vedete la M dopo la lettera U, metallo. Qui potete usare un lubrificante, ma in questo caso, essendo il metallo molto dolce, non vi serve usare nessun tipo di grasso o olio. Potrete tranquillamente crearvi il filetto semplicemente avvitando e poi svitando nuovamente la vite UM. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale. Se avete desiderio soprattutto di aiutarmi, condividete i miei video nei gruppi dedicati o sul vostro profilo Facebook. Questo sicuramente mi aiuterà a portare al canale qualche iscritto in più. Per quelli invece che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Vi esorto anche a seguirmi per il montaggio della Audi 4, vincitrice del Rally di Monte Carlo nel 1984, con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Infatti ho preparato l'uscita numero 33, anche quella è un'edizione Centauria, sempre in scala 1:8, sempre 110 uscite per il completamento del modellino. Peccato, l'ho detto altre volte, che in questa collezione abbiano deciso di dedicare così poco alla storia di questa iconica macchina da rally, la vera e unica regina. Ecco qui, bene. Metto qualcosa sotto, ecco qui. Questo che tra l'altro è scritto tubo di raffreddamento, ma io credo abbiano sbagliato, ma sia il liquido lavavetri. Ecco, così come anche io leggendo ho sbagliato, perché hanno detto che questo è il microfono del navigatore, ma secondo me è tutt'altro che quello, perché il microfono lo abbiamo insieme all'apparato radio e questo è un corrugato che si può piegare nella macchina reale, non qui, ed è la luce di cortesia per poter leggere in maniera più chiara le mappe che il navigatore deve, man mano che la gara prosegue, stavo pensando anche qui, il termine non mi viene, che è semplicissimo, che deve dire, diciamo, via, avrei usato una parola differente ma non mi è venuta, deve comunicare, ecco, volevo dire questo, comunicare al pilota, e quindi è una luce e non un microfono. Questo è quello che trovo nell'uscita numero 83,
come vi ho appena detto, il parabrezza, abbiamo una pellicola sopra. Allora, io vi dico una cosa, i vetri, ogni volta che andrete a toccarli o a cercare di pulirli, non farete altro, qualsiasi cosa voi usiate, che andarli a rigare, qualsiasi cosa. Io, quando proprio sono sporchi, nel senso che prima di metterli in una bacheca, li pulisco con del sapone neutro che sciolgo tra le dita e poi passo così e asciugo con un panno di tessuto di cotone. Non usate carta, mi raccomando, altrimenti li rigate. E il vetro è importante, tanto più è pulito, tanto più il modellino sarà bello una volta presentato. Allora, vediamo un po'. Non ho fatto alcuna prova, lo potete anche capire da voi. Vediamo una cosa, ma sicuramente ci sarà detto qualcosa. Vediamo un po'. Vabbè, comincio a mettere una vite senza assolutamente stringerla e poi vedremo. Ah, beh, bravo, bravo Michele, bravo, complimenti. Quanto sei... Mettetelo voi il termine, va, tanto non sento. Ma io non lo so. Ma come faccio a mettere il vetro così? È impossibile, no? Devo farlo entrare così il vetro. Mamma mia, ragazzi. Avete visto? Non avevo fatto alcuna prova e si è visto, eh? Ecco. Anche qui, prima di stringere, controllo che tutto sia a posto e solo allora stringerò le due viti. Ma che perfezione, ragazzi, che perfezione. Però adesso, anche se è antiestetico da vedersi, io metto la mia bella pellicola sopra è perfettamente inserito all'interno delle finte guarnizioni e quindi posso stringere. Ma quanto mi piace questo modello, sono pazzo per questo modello. Meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. Createvi i filetti, altrimenti se non avete un punto di riferimento quando andate a stringere la vite e stringete troppo, potreste rompere quest'unghia in plastica, anche se molto spessa, ma potrebbe capitare. Allora, accertatevi, guardate, che la plastica sia praticamente imbattuta qua del metallo. Ok?
vi rimarrà un filo sottile, ma è normale perché c'è comunque la battuta del perno interno che si ferma sulla plastica. Hanno fatto bene a farlo così, altrimenti se lo avessero fatto libero il foro, questo andava a battere qui, questa parte di plastica, la vite si sarebbe continuata ad avvitare, avrebbe flesso questo pezzo e si sarebbe rotto, quindi va benissimo così. Mamma mia, che bello, ragazzi, che pezzo è! Che spettacolo! Allora, aspettate un attimo. Matto! Mamma mia, che bello! Sembra un bambino. Oh sì, però il tubo qui non è che stia molto bene. Vedevo un qualcosa che spuntava qua. Questo tubo deve poi andare qua sotto. Ecco. Che perfezione! E poi è pesante, pesante. Ecco qui. Matto, ragazzi, ma che bella! Guardate che meraviglia! Sono proprio contento di averne fatte 3, più una per Giovanni, il quale saluto e che mi ha anche commissionato l'Audi 4, della quale vi parlavo prima. Che spettacolo! Avete visto com'è fluido lo sterzo? Con la modifica che ho fatto. Anche questi sono secondo me molto più gradevoli, questi chiodi che ho messo convessi al posto delle viti che ci davano loro. Ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, vi abbraccio tutti, grazie sempre del vostro supporto, dei commenti, dei saluti che fate al mio gattino, al mio fratellino Michelangelo. E vi ringrazio tantissimo, non posso dirvi che anche lui vi saluta, ma vi saluto io per lui. Ecco qua poi andrò a modificare nuovamente, anche se avevo fatto la mia prima modifica, se vi ricordate, andrò nuovamente a modificarlo, poi pubblicherò chiaramente il video e poi vedremo cosa riuscirò a ottenere. Grazie a tutti e mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella e datemi una mano per la crescita del canale, come molti di voi già stanno facendo. Buona giornata a tutti, ciao ragazzi!